Bentornati su Scoring for Films, in particolare la nostra rubrica Cosa c'è sotto. Io sono Vito Re e qui c'è Fabrizio Campanelli. Se vi è piaciuta la scorsa puntata su Thomas Newman e su American Beauty, in particolare questa volta andiamo veramente nel profondo A vedere cosa c'è sotto il pianoforte di Thomas Newman in American Beauty. E quindi allora, ci siamo divertiti molto. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'importanza del pianoforte e non solo, anche dei synth di contorno, del tema di American Beauty. Adesso andiamo a ricrearlo, andiamo a suonare un po' il piano, andiamo a suonare il tema di American Beauty e poi andiamo a cercare di lavorarlo sul sequencer con l'aggiunta di effetti, con l'aggiunta dei famosi riverberi. Perché in questo brano, in questa score, la musica come note è molto semplice, ma un filo più complicata come è tutto quello che c'è impalcatura intorno. sonora. Esatto, sì. sembra semplice, ma non lo è. O forse sì. Ecco, però toglimi una curiosità. Tu, per approcciarti a fare il lavoro che hai intavolato oggi, hai tre opzioni: ti affidi all'orecchio e alla tua esperienza, ti affidi a un software, oggi ce ne sono tanti che smembrano, no? Magari estraggono solo la chitarra, solo il pianoforte o solo la voce, e quindi avendo la possibilità di ascoltarli singolarmente si capisce di più. Oppure ci sono ovviamente dei software che fanno l'analisi dello spettrale. Ecco, tu cosa hai fatto? E orecchie. Ok, le care buone orecchie. Mi sono messo qui in studio sui monitor, questi qua che abbiamo dietro, i monitor sono gli altoparlanti per chi non lo sapesse, ma insomma sì, credo che si sappia. Un bel tasto play e tante orecchie, due, per ascoltare. Però tante volte. Però tante volte. Perché con un ascolto analitico riusciamo a renderci conto di tante cose di cui non ci rendiamo conto a un ascolto invece superficiale, non sbagliato, anzi deve essere superficiale, perché certo, tante cose, ricordiamolo, arrivano senza che noi ce ne accorgiamo, però quando andiamo a risentire ci accorgiamo dei dettagli, in questo caso anche dei dettagli sonori, soprattutto, principalmente, e facciamo una sorta di reverse engineering. Noi non sappiamo precisamente quali sono stati gli strumenti che sono stati utilizzati quando ha registrato il piano, ma utilizzando questi ci avviciniamo a un qualcosa di credibile e che comunica ciò che vogliamo comunicare, ovvero ciò che Thomas Newman voleva comunicare, cioè quello che abbiamo detto la volta scorsa, il vuoto, la bellezza, eccetera, l'assoluto, l'altrove, e andiamo a vederli. Andiamo. Bene, eccoci adesso in sala di registrazione dove Fabrizio suonerà al pianoforte il tema di American Beauty che abbiamo sentito prima, e andiamo a vedere anche come abbiamo messo i microfoni, come andiamo ad agire sui pedali, quali sono i pedali del pianoforte e tutto quel sistema che ci serve ad ottenere quel suono verso cui ci avvicineremo. E allora puntiamo i nostri KM 184 Neumann verso la zona alta e la zona bassa del pianoforte, puntandoli molto verso i martelli, verso il feltro, in modo da sentire la meccanica, un suono morbido e ravvicinato, e un microfono invece in mezzo alla stanza che non guarda il pianoforte ma che vada a raccogliere le riflessioni dell'ambiente. Il pedale di destra alza gli smorzatori lasciando il suono libero di circolare, e vediamo come invece il pedale del pianissimo, quello di sinistra, sposti i feltri in modo che percuotano 2 su 3 delle corde e 1 su 2 della parte bassa. Questo è il suono normale. E adesso sentiamo col pedale del pianissimo. È un suono molto più morbido, molto più intimo, e andiamo adesso a registrare appunto col pedale del pianissimo premuto. In questo caso il suono è quello ripreso dalla videocamera, non è quello dei microfoni che abbiamo posizionato e che sentiremo subito dopo.
Andiamo adesso a vedere che cosa faremo del pianoforte appena registrato. Allora Fabrizio, una volta che abbiamo acquisito il materiale, qual è il primo passaggio che hai fatto, hai ascoltato, abbiamo detto tante volte, magari anche in cuffia possibilmente, dopodiché qual è il primo plugin che tiri fuori dalla scatola? Abbiamo innanzitutto le 2 tracce del microfono. La prima traccia, questa con i Neumann, sono i Neumann KM 134, quelli che abbiamo puntato verso i martelli, e sotto abbiamo invece l'ambientale. Entrambi vanno nel gruppo, che ho chiamato piano gruppo ovviamente. Andiamo a sentire il suono di partenza del nostro microfono principale e poi andiamo a sentire il brano invece della colonna sonora, certo, per poter fare un confronto e capire cosa manca per arrivare al risultato finale. Questa è la registrazione del piano pura e semplice. Ok. Solo dei microfoni spot, cioè quelli sulle corde e i martelli del pianoforte. Il riverbero che sentiamo è il riverbero naturale del pianoforte. Certo. Adesso andiamo a sentire invece il materiale da cui siamo partiti, verso il quale dobbiamo avvicinarci. Beh, nel fatto che sotto qui ci sono i synth, giustamente. Sentiamo il piano, come dicevamo nella puntata precedente, che è molto caldo, molto spostato sulla zona medio-bassa, molto attutito nelle parti più alte, come se fosse appunto un suono ovattato quasi preparato, quasi il famoso suono dell'altrove di cui parlavamo nella puntata precedente. Andiamo a lavorare sul nostro materiale e andiamo a sentire quindi la nostra traccia principale e iniziamo a lavorarci. Allora, iniziamo subito a inserire un filtro che io ritengo fondamentale per portare il mio pianoforte. Poi naturalmente ogni pianoforte avrà una propria necessità dettata dal timbro, dalle sue stesse caratteristiche. Esattamente. Certo. Ecco, ho attivato il filtro, sentiamo senza. Ecco che con questo filtro che lavora in questo modo, ovvero ho scavato una parte delle frequenze medio-alte, ho dato delle punte di risonanza. Io uso questo filtro, il Freak della Soundtoys, ma ovviamente se ne possono usare tanti altri, e in seguito al quale ho inserito un preamplificatore virtuale che si chiama Niold V76 U73 senza e con. L'ho attutito ulteriormente. Adesso andiamo a vedere invece un plugin su cui lavoro nella zona medio-bassa. È un'emulazione del Pultec della Waves. Con questo piccolo trick dell'aumentare il boost e più o meno della stessa misura l'attenuazione nella zona bassa, ottengo una sorta di evidenza sulla zona medio-bassa che in questo caso è quella che mi aiuta a dare il calore. Dopodiché vado ad aprire il Q3. Il Q3 è un equalizzatore tuo, perché è Fab Filter, ovviamente non potevo che aprire apposta per te, il Q3 naturalmente. E vediamo che per attenuare questa zona risonante uso un equalizzatore dinamico centrato su quella frequenza che nei picchi si attenua e inizio ad esaltare la zona attorno ai 1800 Hz, dai 900 ai 2000. Quindi tu stai dicendo abbiamo un buon pianoforte comunque con delle caratteristiche diverse da quello da Steinway che probabilmente ha utilizzato Neumann. Come facciamo a far assomigliare il nostro suono del nostro pianoforte a quello? Anche così. Sentiamo senza. Sì, consiglio ovviamente chi ci sta ascoltando di farlo magari in cuffia o su dei monitor, ovviamente, insomma, di ascoltarlo bene, perché ascoltato magari così col cellulare non è proprio il massimo. Però comunque adesso andando avanti poi vedremo che togliendo tutto si
si andrà a evidenziare molto molto bene la differenza. Aggiungiamo un altro piccolo preamplificatore. In questo caso è un Manley, l'emulazione di un Manley della Universal Audio, che usiamo sempre con lo scopo di riscaldare ulteriormente quella zona medio-bassa che vogliamo rendere sempre più ovattata, morbida ma presente, senza... E questa la differenza è notevole. Sì, soprattutto la sentiamo sugli attacchi, no? Evidenzia Certo. il calore soprattutto negli attacchi, senza, con. Andiamo adesso a uniformare il suono con un compressore sempre un Manley. Manley. Dopodiché usiamo un plugin che è un'emulazione secondo me bellissima di un compressore che ha fatto la storia della compressione. È un compressore che si usa per tantissime cose, ad esempio ricordiamo il Decca 3. Certo, ti ricordi, ne abbiamo parlato. Il panorama spesso passa attraverso i Teletronics, gli LA2A, che sono dei compressori che non solo hanno fatto la storia della registrazione del mix, ma che in questo caso anche sul pianoforte lavora molto bene. Sentiamo senza. Sai, poi c'è da dire poi che qui c'è un guadagno, attenzione, certo, c'è un guadagno, quindi si sente più forte quando lo attivo. Ora non sta battendo il segnale, ma a noi serve che introduca gli armonici. Sì. D'altronde, sai, ti dicevo, tutti questi plugin che sono emulazioni di qualcosa, insomma, che in molti casi sono stati veri pezzi di storia della registrazione, oggi sono disponibili a dei prezzi abbastanza competitivi, per cui c'è stata questa grande, come dire, democratizzazione per cui magari, insomma, sono strumenti che tutti possono utilizzare. Invitiamo, non stiamo facendo pubblicità a nessuno, ma invitiamo a provare, insomma. Ora, attenzione, ovviamente ogni cosa è pro e contro, quindi in questo caso i nostri plugin hanno delle caratteristiche sonore che sono sempre più vicine a quelle hardware, ma con comunque delle differenze. Io stesso spesso quando devo trattare il suono nel mix passo nei miei Avalon 737 quelli veri, che hanno un equalizzatore certo, che agisce in una maniera incredibile, e quindi diciamo che oggi, solo rimanendo in ambito virtuale, si è raggiunta una qualità veramente molto alta, ma ciò non toglie che l'hardware ha le sue caratteristiche ineliminabili che a tutti noi piacciono. Però è anche vero che se dovessimo comprare quei LA2A Teletronics insomma, diventa impegnativo per chi vuole provare, soprattutto per fare esperienza, per fare. Quindi andiamo avanti adesso. Al nostro pianoforte principale andiamo a sommare l'ambiente, ma sentiamo l'ambiente. È mono. Ok. Perché mi serve una centralità, un fuoco. Quello che sentiamo è un suono molto medioso. È il suono del pianoforte nella stanza, quindi certo, è le riflessioni nella stanza, oltre ovviamente al suono, alla componente diretta che inevitabilmente gli arriva. E andiamo a sommarlo al nostro pianoforte principale. Vai. Ci siamo. Adesso facciamo quasi. con e senza. Senza. Con. Vedi come aumenta la presenza, aumenta il fuoco in quel, esattamente in quel range che serve a noi. Non ha il dettaglio in alto, non ha il dettaglio in basso, ha quella presenza nella zona media che ci aiuta ulteriormente a focalizzare il suono e a dare quel calore, quella mediosità che ci serve. Teniamo presente che il Do2 è la nota più bassa che hai suonato, insomma, quindi certo, è tutto in un range abbastanza medio. Assolutamente. Quindi adesso vediamo che i due microfoni entrano nel gruppo e il gruppo ha una sua serie di plugin che andiamo ad analizzare. Torniamo da capo. Vediamo il compressore, questa volta multibanda. Mi attutisce un po' la zona media. È un fab filter, ovviamente, perché non poteva anch'esso non essere altro che fab filter. Ecco che sul gruppo andiamo a lavorare
con l'equalizzazione di fino, ovvero vado ad attenuare in maniera finale quelle risonanze che possono risultare eccessive negli attacchi del pianoforte. Ecco che sono andato a evidenziare anche la zona media di cui parlavamo prima, quella dello Steinway, dove però inizio a controllarla sempre con l'equalizzatore dinamico. Quindi l'equalizzatore dinamico ci comprime al centro quella banda di frequenza e ci controlla anche quel range di frequenze sugli attacchi del pianoforte, e inizio anche ulteriormente ad attenuare la zona alta, questa che noi vediamo. Certo. Cosa aggiungiamo adesso? Aggiungiamo, cosa gli manca? Gli manca un po' di carattere ulteriore che gli diamo con un ulteriore pre, che è il Trident A. Ecco, vedi che questo carattere di ovattamento, questo carattere quasi soffuso, aumenta ulteriormente. Siamo sempre più vicini. E ci porta verso il traguardo finale. Ci siamo sempre più vicini. Andiamo adesso ad aprire un plugin che abbiamo visto nel video recentemente. Se non mi ricordo male, nel quarto video, quello dall'orchestra allo schermo, dove avevamo preso in considerazione i registratori analogici. E questa, allora mi sono detto, perché non usare ciò che abbiamo mostrato in una delle puntate precedenti? Ed ecco che questa emulazione, come possiamo sentire, ci aiuta ad aumentare quella vitalità, quella imperfezione, se vogliamo, no? Sì, quella non linearità, certo, che aumenta. Perché abbiamo detto che il vantaggio dell'analogico, e la ragione per cui tanti amavano e qualcuno ama ancora l'analogico, è proprio... è nell'imprecisione. Certo, non è il digitale perfettamente pulito, centrato, ma è quell'imprecisione comunicativa che dà la vita. In questo caso il piano aumenta la sua percezione di vita. In ultimo, cosa manca? È il riverbero. Abbiamo parlato tantissimo del riverbero, e mettiamo il nostro riverbero. Che riverbero mettiamo se non il Lexicon? In questo caso però non il 480 che usiamo spesso sui mix orchestrali, ma il nostro 224. Fra questo e 480 direi che ormai lo usano veramente tantissimi. Il Lexicon ha fatto la storia e sempre rimarrà nella storia con questo carattere identitario del riverbero algoritmico, che ha raggiunto nel tempo anche un'abitudine di ascolto. Certo, per cui quello diventa fa tanto, riconoscibile. Quello fa tanto, avere una propria personalità e essersi diffuso così tanto da necessitarsi questo suono. E sentiamo senza e sentiamo con. Senza. Con. Sai, parlavamo dello spazio, parlavamo della distanza, eccolo qua. Senza. Ecco, io vi consiglio di ascoltare questo senza e con a occhi chiusi, e proprio percepite. Facciamo questa prova. Senza. Con. Nel nostro percorso ci siamo avvicinati. Andiamo a vedere tutto quello che abbiamo messo togliendolo. Via. Questo è il gruppo con gli effetti aperti, questo è il gruppo con gli effetti chiusi. Adesso non ci rimane che andare a sentire il confronto con il nostro pianoforte originale. Allora, ci siamo avvicinati un bel po'. Potremmo ovviamente andare avanti e raffinare ulteriormente il nostro percorso, ma diciamo che così comunicativamente abbiamo ottenuto quel suono che va nella direzione che abbiamo raccontato nella puntata precedente, ovvero in quella direzione un pochino metafisica, che ci fa percepire
lo spazio interiore, il contatto con l'altrove, quindi quello spazio metafisico che raccontavamo anche attraverso il riverbero, paragonabile alla luce dei quadri. E manca ancora qualcosa. Esatto, perché che cosa stavamo sentendo sotto il pianoforte? Synth. I famosi synth, i famosi fantasmi. Ricordiamo che i synth sono suonati tramite le WI, ovvero l'Electronic Woodwinds Instrument, da Steve Travaglione, di cui possiamo vedere anche la clip, che è qui. Fantastico, un synth a fiato, che sembra Col quasi un suo controsenso, se vogliamo, no? Perché il synth dovrebbe essere finto per definizione e il fiato dovrebbe essere umano per definizione. È un mix fantastico. Ecco che noi iniziamo a percepire già l'importanza del synth nel rapporto tra sfondo e primo piano, Certo. tra pianoforte e tutti quei fantasmi che rappresentano a livello simbolico il mondo dei personaggi che ruotano nella scena, in questo caso non attorno a un protagonista principale, ma proprio nella scena, quello che Thomas Newman chiama il landscape. Travaglione usa lo strumento a fiato come matrice della sintetizzazione. Che cosa ci dà questo strumento a fiato? Ci dà quell'organicità, quella sensazione non di estraneità, di un mondo che è sì estraneo, soprattutto molto riverberato come in questo caso, ma che noi percepiamo comunque come appartenente a noi. Quindi ci dà questa matrice a fiato, certo, una matrice umana, un senso di appartenenza. Certo. Quindi noi ci sentiamo anche appartenenti al mondo Che vediamo. dei fantasmi, Certo. della sintetizzazione. E quindi andiamo a inserire qualcosa di simile, Certo. velocemente, nel nostro esperimento. Isoliamo il gruppo dei synth e iniziamo a vedere Che hai usato dei synth che hanno a parte nel nome, ma proprio nella loro natura, l'idea di un qualcosa di a fiato. Vediamo wistful, vediamo acqua flute pad, quindi qualcosa che potesse andare verso quella direzione. soprattutto come intenzione. Poi sai, sui synth ovviamente è difficile andare a beccare, a meno che non ci sia proprio un suono standard e riconoscibile. Sono combinazioni di talmente tanti suoni a che noi infatti sono interessa, impasti, certo. interessa l'effetto. Certo. Ad esempio, di Omnisphere abbiamo usato Wistful Oscillations, Aqua Flute Pad, un Afterglow Pad di un Juno, un'emulazione della Arturia, Questo anche questo è un pezzo di un synth anch'esso abbastanza storico, pezzo di storia. e nella parte bassa un preset Memory of You, si chiama, dell'Analog Lab di Arturia, e un synth per Kontakt, si chiama Auras, che ha dei suoni molto organici, molto vivi, molto materici anche. Andiamo a sommare Il tutto i nostri synth al come un pianoforte cocktail, mischiamo. e vediamo cosa succede. Questo era il nostro pianoforte da solo, e sentiamo adesso invece l'inizio con i synth. Ecco che l'importanza dei synth si fa sentire in maniera determinante, ed ecco che possiamo andare adesso a ricevere tutto quel sistema sonoro di relazioni interne tra il pianoforte e i synth che ricevevamo nell'originale. Li sentiamo? Ecco che allora noi abbiamo raggiunto non un grado di identità, naturalmente non ci interessa. Ci interessa il viaggio, ci interessa ma il ci come. interessa l'obiettivo finale. Innanzitutto porci il problema, innanzitutto, e poi cercare di avvicinarci più possibile all'intenzione. Perché chiaro, sono delle miscelazioni di mille suoni che è anche inutile andare a cercare nel dettaglio. Non ci interessa, non insomma, però ci interessa sicuramente il procedimento per arrivarci. e l'intenzione, come ho detto. Il risultato è
quello che ci consente di utilizzare degli strumenti, dei tools che vanno dai suoni virtuali ai plugin, come bagaglio, come armamentario comunicativo nella nostra fase di non solo di mix, ma nella nostra stessa fase di composizione. Anche perché io sono convinto che ora come ora, se dovessimo andare a prendere il film, togliere la musica originale, mettere questo pezzo, avrebbe la stessa funzione, avrebbe lo stesso messaggio, la stessa comunicativa, magari anche con qualche suono diverso, ma come dire, la funzione del suono sarebbe assolutamente la stessa. Beh, insomma, direi che di stimoli ne sono stati dati veramente, veramente tanti. Suggerimenti, qualche consiglio, qualche trucco al mestiere, Sì. un po' di praticaccia. Però, magari. Soprattutto, comunque, un qualcosa di curioso. Fare un reverse engineering di questo tipo è un qualcosa che fa bene sempre a tutti. E come dicevamo l'altra volta, esattamente, e ci teniamo che chi fa questo lavoro si ponga il problema, come abbiamo detto l'altra volta, del landscape o del character, per la stessa identica ragione, con altri strumenti ma per la stessa identica ragione, è importante che ci si ponga il problema del suono. Che suono vogliamo ottenere dalla nostra score, ma che non deve essere una questione banalmente di estetica, mi piace di più così, no, deve avere una funzione. Una funzionalità, non solo, ma questa funzionalità risulta poi essere anche intimamente legata alla stessa composizione. Un suono riverberato più lungo è ovvio che ci darà un'importanza molto più forte su delle note singole, quindi una rarefazione, avremo sicuramente una rarefazione di note che si accompagna a un riverbero molto importante come questo. Quindi nell'atto stesso della composizione c'è anche l'interfacciarsi sempre in ogni istante del suono che noi stiamo andando a produrre. Per cui A, ponetevi il problema, B, cercate di risolverlo affidandosi anche a dei professionisti. Non dico che il compositore debba fare tutto da solo, no, però avere coscienza di quello che fa. Questo è il nostro obiettivo. Assolutamente. E con questo direi che possiamo anche salutarci. E ci vediamo la prossima volta, non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di mettere un sacco di like e soprattutto di commentare se vi è piaciuto il video di oggi e cosa ne pensate. Per cui ciao!